Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde. Se la storia del Sud si è spesso concentrata sullo scontro delle armi, le cronache culturali del Regno di Napoli raccontano una vicenda diversa, fatta di inchiostro, diritto e memoria. In questa narrazione Monteleone ha occupato una posizione di assoluto prestigio, agendo come una vera e propria università del pensiero per intere generazioni. Questo centro della Calabria ulteriore rappresentò una fucina di menti, capace di parlare alle corti napoletane e alle università d'Europa, esportando una sapienza giuridica e teologica che è diventata il marchio di fabbrica dell'identità locale. La vocazione legale del territorio trova le sue radici più solide nel XVII secolo con figure del calibro di Cesare Bisogno. Nato nel 1579, questo giurista fu molto più di un semplice magistrato, fu un interprete delle leggi che seppe unire il rigore tecnico a una profonda visione umanistica. La sua opera, documentata in trattati prestigiosi come i Poemata, dimostrava che la scuola vibonese non aveva nulla da invidiare a quella della capitale del regno. Bisogno gettò le basi di una tradizione legale che avrebbe visto Monteleone come un punto di riferimento per la cultura giuridica dell'intera provincia per secoli. Nello stesso periodo il panorama intellettuale si arricchiva di figure capaci di muoversi con agilità tra la speculazione scientifica e la profondità religiosa. Domenico da Monteleone rappresenta esattamente questa sintesi all'inizio del Seicento. In una fase storica di transizione, i dotti, cresciuti all'ombra del castello cittadino, partecipavano con autorità ai dibattiti teologici e naturalistici del loro tempo. La loro presenza è la prova che la vivacità culturale del territorio era un fenomeno stratificato, sostenuto da una rete di studiosi che consideravano la conoscenza come l'unico vero motore del progresso civile. Il Settecento segnò un'ulteriore espansione di questi orizzonti, con personalità che seppero coniugare l'impegno ecclesiastico a una produzione letteraria di alto livello. Felice Antonio Alessandria è uno degli esempi più significativi di questa stagione. Giunto alla guida di importanti diocesi come Cariati e Gerace, portò nella sua attività pastorale e nei suoi scritti quella chiarezza di pensiero e quell'amore per la documentazione tipici della sua terra d'origine. Accanto a lui la figura di Domenico Pignatari incarna la curiosità per la storia e le dinamiche sociali del territorio. Le sue riflessioni sulle trasformazioni del Settecento rivelano una sensibilità moderna, capace di analizzare la complessa realtà calabrese con l'occhio dello studioso attento. La vetta più alta di questo percorso culturale viene raggiunta nell'Ottocento con la figura di Vito Capialbi, storico, archeologo e instancabile bibliofilo. Capialbi trasformò Monteleone in un punto di riferimento internazionale per lo studio del passato. La sua capacità di raccogliere e catalogare il patrimonio storico e archeologico permise di ricostruire l'identità dell'intera regione con un rigore scientifico senza precedenti. Egli agì come sentinella della memoria, superando il ruolo di semplice ricercatore, dimostrando che la forza culturale di una città si misura sulla capacità di preservare le proprie radici pur dialogando con le sfide scientifiche della modernità. Questa fitta trama di intellettuali e di opere ci offre il ritratto di una città che è stata protagonista nella vita civile del Mezzogiorno. Monteleone ha dato i natali a vescovi, giuristi, scienziati e storici, ciascuno dei quali ha aggiunto un tassello fondamentale al mosaico della cultura meridionale. Il loro patrimonio costituisce la prova tangibile di una vitalità sopravvissuta ai cambiamenti politici, superando il valore di un semplice elenco di nomi in un dizionario biografico. Attraverso queste intelligenze il centro vibonese
paese rivendica il suo posto d'onore nella storia, mostrando come la grandezza di una comunità si costruisca attraverso la profondità del pensiero e la passione per il sapere. Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde.